Bentornati sul canale, io sono Kiki e oggi insieme iniziamo un progetto di cui non vedevo l'ora di parlarvi. Dipingeremo insieme infatti le miniature di Black Rose Wars Rebirth, secondo capitolo dell'omonimo titolo targato Ludus Magnus, che verrà lanciato su Kickstarter il 24 agosto. Sicuramente questi video vi saranno più utili una volta che avrete le vostre miniature in mano, ma fino ad allora spero che possiate utilizzarli per apprezzare la grande qualità di stampa di queste miniature. Il video di oggi è dedicato a Spriggan, una delle evocazioni di Arianna. Come sempre, se non volete perdervi i prossimi episodi, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella delle notifiche. Ma adesso non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Per Spriggan ho deciso di partire da base nera, ma volendo si potrebbe anche creare una base con grigio e bianco che vedremo in altri protagonisti. Partiamo occupandoci della carnagione, scegliendo un verde abbastanza scuro. Lo stendiamo su tutta la pelle, lasciando per ora intatti gli altri elementi. Ho scelto di illuminare la miniatura in modo molto deciso in modo frontale, lasciando il retro in ombra, quindi già con questo secondo verde più chiaro mettiamo in evidenza i lineamenti e gli elementi rivolti verso quella direzione. È importante non sporcare le zone nascoste come i recessi e le pieghe perché si andrebbe a perdere il fondo scuro. Ora gli stacchi si vedranno molto e per ammorbidirli basterà usare un verde, quello di partenza, o uno con una tonalità diversa da usare come un velo leggero. Ora passiamo alle tonalità più chiare della pelle. Riprendiamo il verde chiaro di prima, al quale aggiungiamo prima del giallo brillante e poi anche dell'avorio, per creare le due tonalità che useremo fra poco. Partiamo da quello intermedio e in modo deciso e preciso diamo volume alle parti più esposte e visibili. Gli zigomi, la fronte, il ginocchio, tutto sempre evitando i recessi ed avendo sempre il controllo del colore per non farlo colare ovunque. Con il tono più scuro dei tre andiamo a coprire gli stacchi con il colore usato molto leggero, come visto prima, e scaricando il pennello anche sul dito per intervenire in modo meno incisivo. Continuiamo ad utilizzare questa tonalità più scura, ma appena più coprente, per identificare leggermente anche la struttura del corpo nella parte posteriore, sulla schiena, le braccia e il retro della gamba destra, l'unica senza innesto. Rendiamo omogenei i passaggi e schiariamo fin dove ci sembra necessario, prima di passare a dare un tono leggermente diverso, inserendo una punta di blu scuro. Con il blu verdognolo che ne esce mettiamo le basi dell'ombra colorata sul retro di Spriggan. Proseguiamo naturalmente la forma della testa, tenendo sempre presente la direzione di arrivo di questa luce secondaria che fungerà da ombra colorata. La usiamo in tutti i recessi e le zone di ombra sul retro, ma anche per dare più vigore ad alcune ombre che spuntano sul davanti, come ai lati delle mani e delle costole. Per legare maggiormente il tutto usiamo questo colore anche in alcune ombre frontali, come nelle pieghe delle guance. Come mostrato prima, uniamo dell'avorio al verde e creiamo un tono ancora più chiaro, ma anche più freddo e non tendente al giallo. Seguiamo la falsariga di quanto fatto prima, ma restringendo ulteriormente le zone colpite. Fare passaggi intermedi come quello di prima, con un colore brillante come il giallo, per poi mitigarli parzialmente, permette di creare più movimento sulla carnagione e dare più sfaccettature cromatiche ad una pelle che altrimenti rischierebbe di risultare piatta e innaturale. Ovviamente va lasciato visibile parzialmente quanto fatto prima, per non perderne l'effetto, e anche qui possiamo scegliere il colore appena più scuro per mitigare gli stacchi, leggero ma non liquido per un maggiore controllo.
Ora occupiamoci meglio della parte dietro, che per ora è piuttosto piatta. Scegliamo un beige da unire al blu. Con questo azzurro spento intensifichiamo le zone luminose, quindi le pieghe presenti sulla schiena, la parte più tonda della testa, il retro delle mani e il tallone. Passiamo ora alla cintura, per la quale creiamo una base con il blu di Prussia, lo stesso usato prima. Usare lo stesso colore per le ombre di più elementi, o in alcuni casi per le luci, permetterà di creare una maggiore armonia sulla miniatura. Inoltre, il blu è il complementare dell'arancio, colore che useremo per la parte illuminata della cintura, e usarli vicini li farà risaltare entrambi. Creiamo un mix tra marrone e arancio per cominciare ad evidenziare i volumi, lasciando il blu sul retro. Con l'arancione quasi puro intensifichiamo le parti più esposte rivolte davanti. In ultimo, con il beige di prima, facciamo qualche tocco di luce sul contorno. Creiamo un riflesso più deciso sul davanti e con l'arancio leggero ripassiamo, così da dare più luminosità all'arancione senza mischiarlo a nessun colore più chiaro. Un trucchetto semplice che a volte risolve molti problemi. Per la parte retrostante della cintura uniamo colori già presenti sulla tavolozza, ovvero blu con il beige e poi a parte dell'avorio. Con il primo mix coloriamo leggermente la parte laterale opposta alla luce più forte, ma soprattutto mettiamo in evidenza i volumi della sezione dietro. Con questi stessi colori coloriamo anche il panno. Base blu scuro sia avanti che dietro, tono intermedio per evidenziare la forma del tessuto ed evitando i recessi, e poi avorio appena sporcato d'azzurro per le pieghe più luminose. Come tutto il resto sarà molto più luminoso davanti. I colori che usiamo sulla miniatura alla fine non sono tanti, ma si ripetono per creare continui rimandi cromatici. Anche per sporcare con dei piccoli punti la parte bassa del panno usiamo il marrone di cui già disponiamo sulla tavolozza, usato per la cintura. Facciamo un lavoro simile anche per il retro del panno, evitando di illuminare troppo il tutto. Passiamo ora ai denti, che mi sono immaginata non troppo puliti. Stendiamo una base marrone su tutti i denti, sopra e sotto. Riprendiamo il nostro amato beige, in questo caso Buff di Scale Color Artist, e delicatamente evidenziamo i singoli denti, stando attenti a non sporcare l'attaccatura e senza illuminare la parte in ombra. Ci occupiamo ora della lingua, inserendo un nuovo colore nella palette, ovvero questo color mattone. Ne lasciamo da parte un po' puro e creiamo anche una tonalità più chiara unendolo all'avorio. Creiamo una base rosso mattone, una luce avorio sulla punta e amalgamiamo il tutto con il tono intermedio. Per dare un tocco in più alla parte in ombra possiamo approfittare del blu come sempre. Usando il rosso mattone come un velo leggero, possiamo anche aggiungere un'ulteriore variazione cromatica sul viso per differenziarlo dal corpo e rendere organici alcuni punti. Passiamo agli elementi ossei schierendo il marrone con il beige, semplicemente perché li abbiamo già disponibili. Creiamo una base uniforme per le ossa sulla spalla e per le corna, sia avanti che dietro. Con il beige creiamo dei punti luce su entrambi gli elementi e, come prima, neanche a dirlo, sfumiamo gli stacchi.
Creiamo anche la base degli occhi con questo stesso colore. Con del bianco puro illuminiamo ulteriormente le ossa e diamo una sorta di texture alle corna con delle linee diagonali, solo nei due lati rivolti verso la luce. Con uno strato sottile di avorio ammorbidiamo tutto. Il bianco puro ci serve anche come fondo pieno e coprente dell'occhio sinistro, che presto diventerà luminoso. Facciamo anche più strati se necessario, l'importante è che sia coprente. Una volta asciutto passiamo a creare una velatura leggera con il colore arancione, per poi intensificare solo il punto centrale con il giallo. Per l'altro occhio aggiungiamo solo una piccola luce bianca. Per la fasciatura creiamo una prima base blu e omogenea. Utilizziamo quindi lo stesso mix di colori usati per le ossa per schiarire la parte frontale delle bende. Segniamo singolarmente le fasciature evidenziando solo alcuni punti irregolari, da ultimare con dell'avorio puro. Per occuparci dell'innesto della gamba, dobbiamo prima creare alcune tonalità per simulare un color metallico sporco e poco riflettente. Marrone di partenza, al quale uniamo il bianco e una punta di rosso mattone. Usando questa come base, creiamo una tonalità più chiara che ci servirà dopo e intensifichiamo quella di partenza con altro rosso mattone per renderla più decisa. Partiamo proprio da questa per capire quali punti vogliamo illuminare. Essendo parzialmente coperta dalla mano, non sarà molto luminosa. Io ho scelto di illuminare l'attaccatura della coscia, il ginocchio e la parte laterale di piede e tallone. Con il rosso marrone puro creiamo poi un tono intermedio per avvicinare queste lumeggiature al nero di base, che andrà ora velato con del marrone scuro leggero per una maggiore uniformità cromatica. Rifiliamo alcuni punti con la tonalità chiara che abbiamo creato e finiamo così anche l'innesto. Senza neanche cambiare colore, coloriamo le unghie e diamo qualche leggero colpo di luce non troppo definito allo zoccolo rimasto finora scuro. Qui ho poi cercato di usare i colori già sulla tavolozza per creare un arancione molto desaturato, con cui aggiungere un elemento caldo anche sul retro della miniatura. Ho inserito solo qualche accenno nelle parti più alte degli elementi e anche una gran luce calda sulla testa, adeguatamente stemperata con i colori già usati prima. Occupiamoci ora dell'ultimo elemento, ovvero la basetta. Con un mix di nero e viola ho iniziato colorando gran parte del ciottolato. Inserendo del rosso intenso nella stessa direzione dalla quale arriva la luce frontale, ho enfatizzato questo effetto, sfumandolo velocemente con il viola già presente usando la tecnica del wet blending. Il rosso, complementare del verde, aiuterà anche a mettere in risalto la miniatura stessa. Una volta che tutto si sarà asciugato, scegliamo o creiamo un grigio intermedio per mettere in risalto i ciottoli dalla parte centrale, mentre per quelli frontali ne useremo uno più chiaro, seguendo anche in questo caso la stessa direzione della luce. Lasciamo asciugare e passiamo a una velatura di rosso, che questa volta risulterà ancora più evidente su fondo chiaro. Facciamo lo stesso con il viola puro per dare ancora più vigore al colore della basetta. Per un maggior contrasto ho poi deciso di scurire il lato opposto con il blu, sia i ciottoli che alcune ombre sulla miniatura che il contorno della basetta.
Se come me volete dare ancora più volume al retro, ma con tonalità fredde che ben contrastano con il davanti, vi basterà schiarire alcuni piccoli punti con gli stessi colori usati per il panno. Intensifichiamo l'azzurro sulla basetta e il rosso sul davanti fino a quando saremo soddisfatti del risultato. E con questo si conclude anche la miniatura di Spriggan. Spero come sempre che vi sia piaciuta e vi sia stata utile per trovare alcune tecniche e trucchetti utili da applicare alle vostre miniature. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e magari ditemi se parteciperete alla campagna Kickstarter. Io vi lascio con altri video consigliati, i colori utilizzati per questa miniatura e alcuni link utili qui sotto nella descrizione. Come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e siate creativi!